Questo è senza dubbio il momento migliore per organizzare weekend e viaggi in giro per l'Italia. La primavera sta per iniziare e se non avete ancora piani per i prossimi mesi, ecco una lista pronta per voi con alcuni consigli. Abbiamo voluto raccogliere in un unico video un elenco di bellezze naturali straordinarie che abbiamo avuto la fortuna di visitare in questi anni di viaggio. Non troverete tutte le regioni italiane purtroppo, ce ne manca ancora qualcuna da esplorare e speriamo di colmare presto questa lacuna, ma per ora abbiamo scelto di raccontarvi 26 luoghi tra i nostri preferiti sparsi in giro per il paese. Un racconto per immagini che parte dalle isole per arrivare fino alle Alpi, quindi mettetevi comodi e scoprite insieme a noi queste meraviglie della natura. Partiamo così dalla Sardegna, terra di storie antichissime, tradizioni e scorci surreali. Le spiagge, lo sappiamo tutti, sono tra le più belle al mondo, così come il suo mare cristallino dalle sfumature incredibili. Cala Golorizze è uno di quei luoghi che non sembrano reali da quanto sono belli, da preservare e rispettare a tutti i costi. Noi abbiamo raggiunto la spiaggia a piedi con un trekking abbastanza impegnativo che sconsigliamo assolutamente in estate. I paesaggi sono diversissimi tra loro, bassa vegetazione e punti panoramici, boschi ombreggiati e lunghe distese di pietre che portano ad uno dei posti più magici mai visti. L'alta guglia di roccia che spicca sopra l'acqua rende la baia unica. Non solo tratti di costa incontaminati, sull'isola si possono trovare scenari splendidi anche nelle città. È questo il caso della Sella del Diavolo a Cagliari, un promontorio che si allunga nel Golfo degli Angeli tra la spiaggia del Poetto e quella di Cala Mosca. Partendo proprio da quest'ultima, abbiamo seguito un semplice sentiero in salita attraverso una flora ricchissima, tra macchia mediterranea e agavi, non molto segnalato ma decisamente intuitivo, che termina con una vista mozzafiato sul mare. Le scogliere dai colori chiari sono altissime e frastagliate, con tante piccole grotte che sono state a riparo per l'uomo fin dal VI millennio a.C. Voliamo da un'isola ad un'altra e atterriamo in Sicilia. Anche qui contesti naturali differenti si alternano, dal mare turchese alle pendici scure dell'Etna, fino alle bellissime gole dell'Alcantara. Un canyon con pareti verticali alte fino a 50 metri con delle forme molto particolari. Il passaggio del fiume Alcantara a contatto con antichissime colate laviche ha creato questo luogo speciale, un'architettura naturale formata da gole e forre che in estate è possibile esplorare anche a piedi, con una muta però, perché la temperatura dell'acqua arriva al massimo a 8 gradi. Il parco che circonda le gole è tranquillo, pieno di fiori e alberi da frutto, che crescono rigogliosi anche grazie alla ricchezza di minerali di questa terra. E a proposito di rocce e minerali che creano bellezza, come non menzionare la Scala dei Turchi? Una falesia di marna bianchissima, diventata un simbolo riconoscibile della Sicilia. Al contrario del basalto delle gole dell'Alcantara, i contorni di questa parete sono dolci e ondulati, plasmati nei secoli da vento e onde. A quanto pare negli ultimi anni è stato introdotto un biglietto da 5 euro per poter camminare sulla falesia, ma vi possiamo dire che è veramente suggestivo, anche solo poterla osservare dal belvedere o dalla spiaggia di fianco, senza intaccare ulteriormente la sua fragilità. La natura ci ha regalato un mondo intero di panorami, ma basta un attimo perché alcuni luoghi smettano di esistere. E in questi anni più che mai ce ne stiamo accorgendo. Il tratto di costa dei Faraglioni di Sant'Andrea a Melendugno, in Puglia, era veramente stupendo. L'arco che vi stiamo facendo vedere in questo momento purtroppo è stato distrutto il mese scorso per via delle condizioni climatiche estreme. Un posto da visitare per fortuna ancora perfettamente conservato è la Grotta della Poesia, una piscina naturale nascosta tra le scogliere del Salento, a pochi minuti di auto dai Faraglioni. Collegata al mare da gallerie e passaggi sommersi, le acque al suo interno sono di un azzurro brillante, in contrasto con le scogliere chiare che circondano la cavità. Al tramonto i colori rendono tutto ancora più romantico.
E a proposito di posti romantici, che ne pensate della costiera amalfitana? 40 km di costa con alte montagne che scendono a picco direttamente nel mare, una conformazione molto rara da trovare nel Mediterraneo e per questo straordinaria. Nei secoli l'uomo ha costruito borghi, ville e terrazzamenti, ha coltivato lungo queste pendici verticali dove c'è pochissimo spazio pianeggiante. Ma il paesaggio, nonostante le modifiche avvenute nei secoli, rimane sempre uno dei più suggestivi che abbiamo in Italia. Per godervi una giornata diversa nella natura, potreste pensare di percorrere il Sentiero degli Dei che collega Bomerano a Positano, in un susseguirsi di vedute eccezionali sulla costa campana patrimonio UNESCO. Restiamo sempre in campagna per raggiungere un altro tratto di mare meno famoso ma sicuramente degno di nota. Siamo nel Cilento, nei dintorni di Capo Palinuro. Le sue scogliere, alte fino a 50 metri, nascondono fondali rocciosi tra i più interessanti in Italia, con una grande biodiversità, perfetti per chi ama le immersioni e lo snorkeling. Oltre all'immenso arco naturale formatosi milioni di anni fa, assolutamente da non perdere è la Grotta Azzurra. Sembra magico vedere la luce arrivare direttamente dall'acqua, ma questo è reso possibile da un'apertura sottomarina che lascia passare i raggi del sole. Pensate quanto sarebbe bello esplorare questo mare blu cobalto con un'immersione guidata. Salutiamo la costa per raggiungere il cuore del massiccio del Gran Sasso, spazi immensi e orizzonti che sembrano infiniti. Campo Imperatore, quando l'abbiamo visitato, ci ha trasmesso subito libertà. Questo altopiano è una distesa di verde attraversato da mandri al pascolo con pochissime costruzioni umane e per queste sue caratteristiche viene soprannominato il piccolo Tibet. Senza contare che le montagne che incorniciano la conca superano spesso i 2000 metri. Camminando in salita verso il rifugio Duca degli Abruzzi, la vista è veramente indescrivibile, di certo non qualcosa che si vede tutti i giorni. Il nostro on the road in Abruzzo è stato tra i più belli che abbiamo fatto in Italia, dobbiamo proprio tornarci. Il Lazio è una regione estremamente variegata, ricca di luoghi che sinceramente non ci aspettavamo di trovare e tra le diverse zone che abbiamo esplorato, la ciociaria ci è sembrata tra le più sottovalutate in assoluto. Il lago di Posta Fibreno, per esempio, è stata una vera scoperta. Formato interamente da acqua sorgiva il suo colore di un azzurro brillante. Una delle sue particolarità più interessanti è la presenza di una piccola isola galleggiante di origine vegetale, che si muove lentamente sulla superficie dell'acqua sospinta dal vento. È un fenomeno raro che si inserisce in un contesto splendido, dove potersi rilassare e passeggiare al sole. Cambiamo regione ma senza andare troppo lontano. Nell'entroterra di Ascoli Piceno abbiamo camminato tra i calanchi del Monte Ascensione, un paesaggio quasi lunare formato da una serie di creste argillose, di un grigio pallido e molto friabili. Circondati come sono dalle rigogliose colline marchigiane, sembrano quasi un'anomalia in mezzo a tutto quel verde. Veloce teletrasporto verso nord. Anche a Pavia abbiamo i nostri calanchi, più precisamente Nivione. L'Oltrepo è una fonte inesauribile di sorprese. Completamente diverse sono le Lame Rosse, spettacolari pinnacoli di ghiaia, argilla e limo situate nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Alte torri scolpite nei secoli da pioggia e vento che insieme creano un piccolo canyon dal caratteristico colore rosso. Si raggiungono con un semplice trekking di circa 4 km che parte dalla diga di Fiastra e dall'omonimo lago. Ci sentiamo di sconsigliarvi questa camminata nelle giornate troppo calde, perché c'è veramente poca ombra. A maggio noi avevamo faticato non poco sull'ultima salita, ma che meraviglia una volta arrivati in cima. Ci ricordiamo perfettamente il momento in cui abbiamo visto le strette guglie rossastre stagliarsi su uno dei cieli più azzurri e limpidi mai visti.
E visto che stiamo facendo l'elenco dei colori che la natura ha saputo creare, ecco il verde smeraldo della Val d'Orcia. Per noi è uno dei luoghi del cuore, potremmo stare ore ad osservare semplicemente l'erba alta che si muove allegra nel vento. Le colline arrotondate, punteggiate da cipressi, sono ormai un'immagine iconica del nostro paese, così come le stupende crete senesi, che cambiano aspetto in base alla stagione e all'ora del giorno in cui si visitano. Ogni angolo è da fotografare. Dietro ogni curva, un paesaggio differente si apre davanti a noi e ci regala sempre emozioni. Non esattamente lo stesso tipo di panorama, ma mettendo da parte un secondo l'Italia, in Europa c'è un altro posto molto famoso per le sue distese di verde e per la sua splendida natura. All'inizio del video ve l'abbiamo già accennato, ma secondo noi questo è veramente il periodo perfetto per iniziare a pensare ai prossimi viaggi e soprattutto a quello estivo. E per questo vogliamo darvi un consiglio. Sappiamo quanto avete apprezzato l'itinerario della Scozia che abbiamo fatto lo scorso anno e da qui è nata un'idea. Abbiamo deciso di creare un percorso molto simile con delle tappe a tema film, serie TV e letteratura. Con i ragazzi di Viandar abbiamo pensato ad un viaggio di gruppo di 9 giorni con 11 partecipanti massimo, quindi un piccolo gruppo che ripercorrerà molti dei luoghi che avete visto nel nostro video dell'anno scorso, più alcune aggiunte e sorprese. Noi non saremo fisicamente con voi, ma l'itinerario è proprio il nostro, a partire da tutti i posti di cui ci siamo innamorati durante l'on the road. Tra l'altro, usando il nostro codice sconto Sara e Paolo 100 avrete 100 euro di sconto appunto sul pacchetto non solo della Scozia, ma anche su tutti gli altri viaggi che trovate sul sito Viandar. Qui sotto in descrizione e nel primo commento in evidenza trovate il link con tutti i dettagli sul viaggio. Mi raccomando, nel caso decidiate di partire, non vediamo l'ora di ascoltare i vostri racconti una volta rientrati. Ora salutiamo le Highlands e torniamo in Toscana. Questa volta in un ambiente diverso da quelli visti fino ad ora. L'Oasi di Massaciucoli è una riserva gestita dalla Lipu, un angolo incontaminato di palude dove si cammina su passerelle di legno a palafitta. Attraversando canneti e vegetazione palustre incontriamo diverse postazioni per il birdwatching. Nella zona infatti vivono tantissime specie di uccelli differenti che è possibile osservare in quella che è senza dubbio la zona umida più importante della regione. Visitando l'Appennino reggiano si può passare da rilievi che superano i 2000 metri a colline più dolci, ma nel mezzo di questo territorio è la pietra di Bismantova a spiccare per la sua unicità. Una montagna isolata dalla forma singolare che può ricordare un po' una nave, con alte pareti verticali e una cima sorprendentemente piatta. In 45 minuti, con un comodo e bel sentiero panoramico, si arriva alla sua sommità, ma se siete appassionati di arrampicata, sicuramente ci saranno vie ben più avventurose da seguire per raggiungere la meta. Pensate che la pietra viene citata da Dante nella Divina Commedia, dove la usa come esempio per paragonare la sua scalata all'ascesa al Monte del Purgatorio. Altro paesaggio italiano decisamente riconoscibile è quello del Delta del Po, condiviso tra Emilia-Romagna e Veneto. È uno dei pochi luoghi nel nostro paese dove terra e acqua si mescolano continuamente, creando un ecosistema in continuo cambiamento. Un mosaico di habitat tra isole, paludi, dune sabbiose e boschi grofoli, dove vivono una miriade di uccelli migratori e non solo. Esplorare gli argini e i canali in bicicletta è un bel modo per scoprire lentamente questi angoli, che possono essere forse meno spettacolari di altri, ma che hanno comunque molto da raccontare. Come siamo arrivati al 16° punto della nostra lista senza inserire nemmeno una grotta sotterranea, questo è un mistero, anche perché se ci seguite sapete quanto ci piacciono. Tra le tante che abbiamo visitato, oggi vi consigliamo le grotte di Toirano. Dopo un primo tratto di sentiero in salita, si entra subito in uno scenario che sembra appartenere ad un altro pianeta, un percorso di quasi 1 chilometro tra stalattiti e stalagmiti. Stretti passaggi si alternano ad ampie sale, con formazioni rocciose pazzesche. Alcune sono talmente sottili da essere trasparenti, altre possono sembrare quasi morbide, oppure assomigliare a dei coralli.
Che privilegio avere la possibilità di vedere tutto questo, praticamente ancora immutato, millenni dopo la sua creazione. Se siete arrivati a questo punto del video, possiamo dedurre che vi stia piacendo? Se è così, cosa ne dite di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto? Sarebbe di grande aiuto, grazie mille. Restiamo nel ponente ligure e raggiungiamo Caponoli. Questo promontorio che si allunga verso il mare aperto segna questa parte di costa, con le sue pareti scoscese che si tuffano dritte in acqua. La flora è quella tipica mediterranea e il clima mite lo rendono una destinazione perfetta per il periodo primaverile o autunnale. Durante il trekking che va da Noli a Varigotti abbiamo attraversato brevi tratti di bosco, camminato su sentieri panoramici vista mare fino ad arrivare all'incredibile grotta dei Falsari. Un antro naturale che per secoli ha dato riparo a contrabbandieri e pirati, da qui il suo nome, ma è anche una perfetta finestra circolare sull'azzurro del Mediterraneo. Ci lascia sempre senza parole il pensiero che in un territorio così piccolo come il nostro siano concentrati così tanti biomi. Dal mare, ad esempio, in poche ore si può raggiungere il massiccio del Monte Rosa, il secondo più alto delle Alpi. Da Macugnaga ai piedi dell'imponente parete est, con un trekking molto scenografico, abbiamo raggiunto l'Alpe Pedriola, camminando su parte della morena glaciale del ghiacciaio del Belvedere, che negli anni purtroppo si è ritirato sempre di più. L'Alpe, verdissima e attraversata da un limpido torrente, è caratterizzata da una distesa di massi erratici di tutte le dimensioni, alcuni davvero immensi, perfetti per l'arrampicata. Le valli del Piemonte ci piacciono tantissimo, lo sapete. Cerchiamo almeno una volta l'anno di visitarne una nuova, e anche se la Valle Anzasca con l'Alpe Pedriola è stata in cima alla nostra personale classifica per un bel po', lo scorso anno siamo stati in Val Buscagna. Partendo dall'Alpe d'Evero e dopo una pausa pranzo sulla riva dello splendido Lago Nero, di certo non ci aspettavamo un cambio di scenario così improvviso. Dopo un passaggio nel bosco si è aperta davanti a noi questa piana meravigliosa, una vasta prateria così diversa dal resto della valle, con ruscelli ghiacciati in cui si riflettono le montagne. Per la Valle d'Aosta ci è sembrato giusto menzionare una delle sue innumerevoli e bellissime cascate. Quelle di Lilla a Cogne in autunno sono circondate da colori accesi e hanno una portata d'acqua impressionante. Noi non le abbiamo mai viste d'inverno, ma provate a cercare delle immagini online, si congelano completamente e si trasformano in una scultura di ghiaccio semplicemente spettacolare. Questo è uno di quei luoghi in cui vorremmo tornare in ogni stagione. Ed eccoci arrivati dopo un lungo tragitto alla nostra regione, la Lombardia. Iniziamo a presentarvela subito con uno dei suoi posti più incredibili, la cima della Gregnetta sopra Lecco. Guglie di roccia frastagliate tra cui corrono i camosci, sentieri in costa alla montagna che si arrampicano verticalmente verso la cima e un panorama inspiegabile a 360 gradi che spazia tra il lago di Como, la pianura padana fino alle Alpi. In questo caso non c'è molto che possiamo dire, lasciamo parlare le immagini. Costeggiando tutto il lago e guidando verso Sondrio, arriviamo nell'Alta Val Malenco, al cospetto del ghiacciaio Fellaria. La vista sulla stupenda ma fragile fronte glaciale è veramente fuori dall'ordinario. Un lago dove si muovono piano piccoli iceberg completa il quadro. Sinceramente, paesaggi così li abbiamo visti solo in Islanda e pensare che siamo solo 2 ore da casa è pazzesco. Questo punto è senza dubbio il più scenografico, ma tutto il trekking si snoda su un percorso bellissimo, impegnativo ma molto gratificante. Camminare con calma in montagna è per noi sempre fonte di grande gioia. Non andiamo troppo lontano per le cascate dell'Acquafraggia.
Per vederle in tutta la loro altezza, per una volta non dobbiamo fare nessuna fatica. Si trovano infatti a Piuro, praticamente in paese, e dal fondovalle si possono osservare i 2 salti principali, quasi verticali, alti circa 150 metri. Se però volete un punto di osservazione privilegiato, prendete il sentiero su scale che porta fino al borgo di Savogno. Dopo una breve salita vi troverete a un balconcino super panoramico, proprio sopra al primo salto d'acqua, che con la luce del sole crea anche un arcobaleno. Probabilmente vi sembrerà strano non vedere in questa lista il lago di Braies o le 3 cime di Lavaredo, dato che sono molto famosi. Ma dovete sapere che non ci siamo mai stati. Gran parte delle Dolomiti sono inesplorate per noi, ma c'è un piccolo angolo di Dolomiti bellunesi che abbiamo visitato e che vogliamo assolutamente consigliarvi. Lasciando Alleghe, il gruppo del Civetta ci ha accolto in tutta la sua bellezza. Torri di rocce altissime, lo splendido lago Coldai e stretti sentieri che a ogni svolta ci hanno regalato vedute mozzafiato. Ci siamo ripromessi di tornare perché abbiamo amato questi luoghi e abbiamo ancora tanto da vedere. Escludiamo per un attimo le più conosciute valli del Trentino. Forse ce n'è una che non conoscete ancora e che merita sicuramente una visita. È la Val di Gresta, il primo distretto biologico della regione. A differenza di molte valli alpine dominate da boschi o pascoli, il paesaggio è fatto soprattutto di campi coltivati terrazzati che seguono dolcemente i versanti della valle. Dalla cima del Monte Creino la visuale sul lago di Garda è fantastica. E concludiamo con il Friuli Venezia Giulia. Nonostante sia una delle regioni in cui siamo stati di meno, tutti i posti che abbiamo visitato ci sono piaciuti un sacco, come ad esempio i meravigliosi laghi di Fusine. 2 specchi d'acqua di origine glaciale circondati da abeti rossi e larici che cambiano colore in base alla stagione. Sono collegati tra loro da facili sentieri che si snodano attraverso il bosco. Preparatevi a fermarvi ogni minuto per fotografare i riflessi dell'acqua azzurrissima e trasparente, gli alberi e le montagne imponenti che circondano la conca. Sarà come camminare in una cartolina. Grazie per essere arrivati alla fine del video, non immaginavamo che venisse così lungo, ma d'altronde abbiamo troppi posti belli in Italia e ne abbiamo ancora tanti da scoprire. Se volete consigliarci qualcosa, scriveteci tutto nei commenti, noi siamo pronti a prendere appunti per i prossimi viaggi. Tra l'altro ogni luogo menzionato qui ha un suo video dedicato, quindi se vi va potete recuperarlo sul canale. E lasciateci dire questa cosa, visto tutto quello che sta succedendo intorno a noi, abbiamo voluto elogiare la bellezza della natura. Il mondo ci ha regalato veramente tutto quello di cui abbiamo bisogno per essere felici e la meraviglia che ci circonda lo testimonia. Cerchiamo il bello in ogni cosa, può essere difficile a volte, ma c'è tanto bisogno di empatia, sorrisi e gentilezza ultimamente. Qui a destra trovate il video dedicato all'On the Road in Scozia, se non l'avete ancora visto, e non dimenticate di dare un'occhiata al sito di Viandar. Noi vi abbracciamo, prendetevi cura di voi. A presto, ciao! Ciao ciao!